Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. In questo video vi parlerò dell'applicazione Tapo. Avevo iniziato a vedere questa applicazione prima nel video in cui spiegavo come collegare la telecamera all'applicazione e poi in quello in cui collegavo la telecamera al DVR iVision. Di questi video vi lascio il link nella descrizione. Andiamo a vedere come funziona l'applicazione. Appena avviate l'applicazione, questa si apre sulla sezione Home in cui troverete tutti i dispositivi collegati all'applicazione. Oltre alle telecamere potete gestire anche prese elettriche e lampadine smart. In questa schermata potete trovare in alto a destra, con l'icona della busta, tutte le notifiche di allarme inviate dalla telecamera a rilevamento di movimento. Con il tasto Edita potete eliminare un messaggio per volta o tutto insieme con un solo tocco tramite le icone in fondo alla pagina. Con il tasto di sinistra invece possiamo accedere a due comode funzioni di gruppo. La modalità fuori casa provvede ad attivare l'allarme su tutte le telecamere con un solo tocco. La modalità casa andrà invece a disabilitare gli allarmi. Da qui potete anche avviare il live della telecamera. Qui è anche l'unica schermata dove potrete visualizzare la quantità di dati per secondo trasmessi dal live della telecamera. Dalla home possiamo aprire il live in cui sono presenti anche tutti i controlli della telecamera. Possiamo scegliere la qualità video, abbiamo i classici tasti per salvare delle foto o dei filmati del live. Quando usate questi tasti l'applicazione ci mostra anche dove va a salvare quei file, sotto la sezione playback e memoria. Possiamo usare lo speaker della telecamera, abbiamo le funzioni pan e tilt, possiamo impostare di quanti gradi deve ruotare l'obiettivo ad ogni tocco. Questo farà compiere un giro di 360 gradi all'obiettivo senza dover tenere premuto il controllo del pan. Questo a fianco è per il tilt. Possiamo anche salvare la posizione dell'obiettivo per poi richiamarlo con un solo tocco. Tutte le posizioni che salviamo le troviamo poi nella scheda contrassegni. Tra una posizione e l'altra si sposta anche molto rapidamente. Il tasto telefonata è molto simile al tasto parla. L'unica differenza è che quando teniamo premuto il tasto per parlare, in automatico viene disattivato il microfono della telecamera. Con il tasto telefonata il microfono e lo speaker della telecamera sono sempre attivi, proprio come un telefono o un videocitofono. Il tasto privacy ci permette di interrompere la videosorveglianza. Con l'icona del lampeggiante andiamo ad attivare l'allarme della telecamera. Cioè la telecamera si comporta come una sirena di un antifurto con segnalazione acustica e visiva. Non ha certo i decibel di una sirena antifurto, ma riesce a farsi sentire da un eventuale intruso. Se è disabilitato bisogna attivare prima la rilevazione del movimento. Ora possiamo attivare gli allarmi. Questa che sentite è lo speaker della telecamera e non il telefono. Vediamo le impostazioni della telecamera. Un tocco sul nome della telecamera per visualizzare le informazioni di rete. Qui possiamo vedere il nome della rete Wi-Fi a cui è collegata, ma non possiamo modificarla. Se volessimo cambiare rete dobbiamo rimuovere la telecamera dall'applicazione. Appena la rimuoviamo la telecamera si riavvia e riattiva la modalità hotspot e possiamo rifare la procedura di accoppiamento. Anche l'indirizzo non può essere modificato, viene assegnato dal router e non può essere impostato come statico. Nelle impostazioni abbiamo la possibilità di disabilitare l'indicatore posto sopra l'obiettivo. Abilitiamo la registrazione su scheda SD ed entriamo nella schedulazione registrazione. Nella schedulazione registrazione possiamo impostare le registrazioni per ora e per giorno della settimana e che tipo di registrazione fare. Registrazione continua o registrazione in movimento. Impostiamola in modo continuo.
Entriamo nelle impostazioni di rilevamento e allarmi. Il rilevamento è attivo, le notifiche sono quelle del telefono, le attiviamo, possiamo tenerle sempre attive oppure solo per determinate ore del giorno. Purtroppo possiamo impostare solo una fascia oraria. Se l'ora di disattivazione delle notifiche è inferiore a quella di attivazione, la disattivazione viene impostata al giorno successivo. Nell'allarme telecamera possiamo scegliere il tipo di allarme, solo suono o solo luce o entrambi. Anche per gli allarmi possiamo impostare una sola fascia oraria. Abbiamo 3 livelli di sensibilità al movimento. Per definire le zone sensibili, diversamente da altre telecamere, occorre aggiungere delle zone che potete ridimensionare e spostare. Potete condividere la telecamera con un altro utente che abbia già creato un account sull'app Tapo. Logicamente hanno un accesso limitato alla telecamera. Per condividere dovete inserire la mail dell'utente. Nelle impostazioni avanzate abbiamo già visto l'account telecamera, viene utilizzato da applicazioni terze per poter dialogare con la telecamera. Bisogna inserire un nome utente e una password. La modalità privacy è la stessa funzione che abbiamo visto nel live. Nel caso riscontrate dei malfunzionamenti della telecamera è possibile attivare la diagnostica. Questo permette di raccogliere informazioni utili sul funzionamento della telecamera da inviare all'assistenza. Se il pan e il tilt non funzionano correttamente potete eseguire la correzione pan e tilt che va a resettare la telecamera alla posizione iniziale. La correzione distorsioni permette di correggere le deformazioni dell'immagine. Osservate lo spigolo di questo muro. Le impostazioni delle informazioni display ci permettono di personalizzare il formato della data e ora e scrivere del testo qualsiasi che apparirà in sovraimpressione nelle registrazioni, che però è anche possibile disabilitare. Vediamo ancora la funzione playback. Sotto la riproduzione del video abbiamo una timeline che riporta in blu le registrazioni continue e in arancione le registrazioni del movimento. In alto a destra possiamo aumentare la velocità delle riproduzioni fino a 16x, ma una riproduzione fluida la possiamo avere al massimo fino a 2x. Se la impostiamo già a 4 non ho più una riproduzione fluida. Alle volte passando dalla riproduzione 4x a 2x la riproduzione non ritorna fluida, in questo caso conviene uscire momentaneamente dal playback. Come vedete a velocità 2x riproduce in modo fluido e non si blocca. Con un tocco sulla data potete aprire il calendario e selezionare le registrazioni di uno specifico giorno. Nei giorni di colore blu sono presenti delle registrazioni. Nella vista live abbiamo ancora la possibilità di impostare la modalità giorno e notte in modo manuale. L'impostazione di default accenderà i LED a infrarosso in modo automatico. Con questo direi che abbiamo visto tutte le funzionalità principali dell'applicazione. Nel prossimo video proveremo la connessione da remoto, la visualizzazione notturna e vedremo in che modo la telecamera salva le registrazioni. Vi saluto e vi ringrazio per la visualizzazione.